Sai qual è la differenza tra chi si spaccia per forte e chi lo è davvero? Chi finge alza sempre la voce. Chi è davvero forte non ha bisogno neanche di aprire bocca. Guarda bene la prossima volta che sei in giro. Ci sono persone che entrano in un bar, in ufficio, a una festa e tutti si girano. Non perché fanno casino, non perché si vestono strano, non perché parlano forte. Si girano perché sentono qualcosa, una presenza, una calma che taglia l'aria come un coltello. Questa qualità non si può comprare. O ce l'hai o non ce l'hai. E se non ce l'hai ancora, oggi ti spiego come costruirtela dalle fondamenta. Perché la vera sicurezza è come un'armatura invisibile. Ti protegge da tutto ma nessuno la vede. E quando la indossi davvero, il mondo intero lo capisce senza che tu dica una parola. Quando stare zitti vale più di 1000 parole. Ti faccio una domanda scomoda. Quante volte oggi hai parlato solo per riempire il vuoto? Quante volte hai sentito il bisogno di dire qualcosa, qualsiasi cosa, pur di non restare in silenzio? Ecco il problema del mondo di oggi. Abbiamo paura del silenzio come della peste. Pensiamo che se non parliamo, non esistiamo, che se non commentiamo tutto, non contiamo niente. Ma è esattamente il contrario. Pensa al tuo capo, quello vero, non quello che urla sempre. Quando entra in riunione, cosa fa? Si siede, ascolta, osserva e quando finalmente parla, tutti zitti ad ascoltare. Perché? Perché ha capito una cosa fondamentale. Chi parla sempre dice poco, chi parla poco dice tutto. Marco Aurelio, l'imperatore più potente del mondo antico, scriveva di notte nei suoi diari personali, non per essere letto, non per fare bella figura, per se stesso. Nel silenzio della sua tenda, lontano da cortigiani e adulatori, cercava la verità. Ritirati dentro te stesso, scriveva. È lì che trovi la pace. Ma oggi posto una foto della colazione e aspetto i like. Racconto i fatti miei sui social come se fossero le ultime notizie del telegiornale. Commento tutto, giudico tutti, parlo di tutto. E poi mi chiedo perché mi sento vuoto. Il silenzio non è assenza di parole, è presenza di pensiero, è essere così pieni dentro che non hai bisogno di svuotarti ogni 5 minuti con gli altri. Ti racconto una cosa che ho visto. Ero a una cena, tavolo da 10 persone, 9 parlavano tutti insieme, si sovrapponevano, alzavano la voce per farsi sentire. Uno stava zitto, mangiava, sorrideva, annuiva. A un certo punto qualcuno gli fa: «Tu che ne pensi?» Ha risposto con 3 frasi, precise, pensate, giuste. Tutto il tavolo è rimasto in silenzio per 10 secondi. Ecco cos'è il potere del silenzio. Non è mutismo, non è timidezza, è controllo, è sapere che le tue parole hanno peso, quindi le usi con parsimonia. Seneca diceva: «Ogni parola superflua cade su orecchie sature». Oggi viviamo nell'era delle parole superflue. Tutti parlano, nessuno ascolta, tutti commentano, nessuno riflette. E in mezzo a questo caos, chi resta calmo diventa automaticamente il più interessante della stanza. Ma attenzione, il silenzio si conquista. Non è che ti svegli domattina e sei zen. Prima devi fare pace con i tuoi pensieri. Devi imparare a stare da solo senza annoiarti. Devi smettere di aver paura di quello che gli altri pensano quando non parli. Il silenzio è una palestra per la mente. Ti insegna a distinguere i pensieri importanti da quelli inutili. Ti allena a non reagire d'impulso. Ti prepara a parlare solo quando hai qualcosa di valore da dire. E quando ci riesci, succede una cosa magica. Cominci a sentire tutto quello che prima ti perdevi. Le mezze frasi, i silenzi imbarazzanti degli altri, le bugie nascoste dietro troppe parole. Diventi come un radar umano che percepisce quello che non si dice. Questo è il primo segreto delle persone davvero sicure. Hanno imparato che nel rumore del mondo il silenzio è la voce più forte. Fai quello che devi, non quello che piace. Qui casca l'asino, come si dice dalle mie parti. Tutti vogliono essere popolari, tutti cercano l'approvazione, tutti modificano se stessi per piacere agli altri. E poi si chiedono perché si sentono vuoti, falsi, senza direzione. Ti dico una verità che fa male.
Se vivi per gli applausi degli altri, morirai con i loro fischi. Punto. La differenza tra chi ha successo vero e chi fa solo confusione sui social è questa. Uno sa dove sta andando, l'altro va dove tira il vento. Uno costruisce qualcosa che dura, l'altro insegue la moda del momento. Epitteto era uno schiavo, eppure oggi, 2000 anni dopo, i suoi insegnamenti vengono studiati nelle università di tutto il mondo. Sai perché? Perché non ha mai tradito quello in cui credeva. Non ha mai piegato la schiena per far contenti i padroni. Ha seguito la sua missione anche quando gli costava dolore fisico. Non puoi controllare quello che succede, diceva, ma puoi sempre controllare come reagisci a quello che succede. Ecco cos'è avere una missione. Sapere chi sei, indipendentemente da dove ti trovi. Ma noi cosa facciamo? Cambiamo opinione come cambiamo vestiti. Oggi siamo ambientalisti, domani carnivori. Oggi pacifisti, domani guerrieri da tastiera. Tutto dipende da cosa va di moda, da cosa porta più like, da cosa fa sembrare più fighi. Ti faccio un esempio pratico. Conosco un ragazzo che ha lasciato un lavoro da 3.000 euro al mese per aprire una piccola libreria. Tutti gli hanno detto che era pazzo. Oggi chi compra più libri? Amazon ti distrugge in 6 mesi. Tornerai da noi con la coda tra le gambe. Sono passati 2 anni. La libreria non lo ha reso ricco, ma lo ha reso felice. Organizza eventi, conosce i suoi clienti per nome, ha creato un punto di riferimento nel quartiere. Gli altri, quelli che lo criticavano, sono ancora allo stesso posto, a fare lo stesso lavoro che odiano, a lamentarsi che la vita è ingiusta. Chi ha vinto secondo te? La missione non è un lavoro, non è neanche un hobby, è quella cosa che ti fa alzare la mattina anche quando hai dormito male. È quello che faresti gratis se non avessi bisogno di soldi. È il motivo per cui sei qui su questa terra. Marco Aurelio governava un impero, ma la sua vera missione era essere un uomo giusto. Seneca era ricchissimo, ma la sua missione era insegnare come vivere bene. Gandhi era un avvocato, ma la sua missione era liberare l'India. E tu? Qual è la tua missione? Non quello che vorresti fare per impressionare gli altri. Non quello che sembra figo su Instagram, quello che faresti anche se nessuno ti guardasse, anche se nessuno ti capisse, anche se tutti ti dessero del matto. Perché ecco il punto, la popolarità è come lo zucchero. Ti dà energia subito, ma poi ti crolla tutto. La missione è come le proteine, ci mette di più, ma ti tiene in piedi per ore. E poi c'è un'altra cosa che devi capire. Quando segui davvero la tua strada, automaticamente te ne freghi di quello che pensano gli altri. Non perché sei arrogante, ma perché sei troppo concentrato su dove stai andando per guardare chi ti fischia dietro. Ho visto gente diventare famosa su TikTok in una settimana e sparire dopo un mese. E ho visto gente lavorare nell'ombra per anni e poi cambiare il mondo. La differenza? I primi inseguivano i numeri, i secondi seguivano il cuore. Seneca scriveva: non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che le cose sono difficili. La tua missione ti sembrerà sempre troppo grande, troppo difficile, troppo rischiosa. È normale. Significa che vale la pena. Non cercare di piacere a tutti. Cerca di essere utile a qualcuno. Non inseguire i trend. Crea il tuo stile. Non modificare il messaggio per l'audience. Trova l'audience giusta per il tuo messaggio. Questo è il secondo segreto. Le persone davvero sicure non si domandano se quello che fanno è popolare, si domandano se è giusto. Quando ti sbattono la porta in faccia, costruisciti la tua. Adesso parliamo di una cosa che tutti odiamo, ma che tutti dobbiamo affrontare: il rifiuto. Quella brutta sensazione quando qualcuno ti dice no, quando ti scaricano, quando ti ignorano, quando scoprono che non sei come pensavano. La prima reazione: prenderla sul personale. Non valgo niente, sono uno sfigato, non ci riuscirò mai. Ecco, fermati qui, perché è esattamente quello che non devi fare. Ti racconto una storia vera. Sylvester Stallone ha presentato la sceneggiatura di Rocky a 1500 case di produzione. 1500! Tutte gli hanno detto no. Tutte! Ma lui non si è fermato. Ha continuato a bussare, a modificare, a migliorare. Alla fine qualcuno ha detto sì e il resto
è storia. Ora, Stallone era più bravo degli altri che avevano mollato al primo rifiuto? Probabilmente no. Era più fortunato? Neanche. Era semplicemente più testardo. Aveva capito una cosa fondamentale: il rifiuto non è un giudizio su di te, è un'informazione sul percorso. Marco Aurelio affrontava barbari, pestilenze, tradimenti, ma nei suoi scritti non trovi mai autocommiserazione. Trovi sempre questa frase: l'impedimento all'azione fa progredire l'azione. Ciò che ostacola il cammino diventa il cammino. Tradotto in parole semplici: ogni porta chiusa ti insegna qualcosa, ogni no ti avvicina al sì giusto. Ogni rifiuto ti irrobustisce i muscoli dell'anima. Ma facciamo degli esempi concreti, perché la filosofia è bella, ma i problemi sono reali. Hai fatto un colloquio e non ti hanno preso? Non dire «sono scarso». Chiediti «cosa posso migliorare per il prossimo?» Magari devi studiare di più, vestirti meglio, prepararti meglio le risposte. Il rifiuto ti ha appena fatto un regalo. Ti ha mostrato i tuoi punti deboli? Ti ha lasciato la persona che amavi? Non dire «non troverò mai nessuno». Chiediti «cosa ho imparato su me stesso in questa relazione?» Magari eri troppo possessivo, troppo distante, troppo critico. Il dolore ti sta insegnando come amare meglio la prossima volta. Hai proposto un progetto e te l'hanno bocciato? Non dire «le mie idee fanno schifo». Chiediti «come posso comunicare meglio la prossima volta?» Magari l'idea era buona, ma la presentazione faceva pena. Il rifiuto ti ha appena regalato una lezione di comunicazione. Seneca diceva: ogni nuovo inizio deriva dalla fine di un altro inizio. Ogni rifiuto chiude una strada, ma ne apre 1000 altre. Il problema è che noi guardiamo solo quella chiusa. E poi c'è un'altra cosa che devi capire. A volte il rifiuto ti salva da qualcosa che non era giusto per te. Quante volte hai desiderato disperatamente qualcosa, non l'hai ottenuto e poi ti sei reso conto che è stata una fortuna? Io volevo entrare in una grande azienda. Ho fatto 3 colloqui, mi hanno scartato. Ci sono rimasto male per mesi. Poi, 6 mesi dopo, ho saputo che stavano licenziando metà del personale. Il loro no mi aveva salvato da un licenziamento. Il rifiuto ha una funzione. Ti separa da quello che non è per te e ti spinge verso quello che ti appartiene davvero, ma solo se non ti arrendi al primo ostacolo. Le persone davvero sicure hanno una relazione diversa con il rifiuto. Non lo vedono come una sconfitta, lo vedono come un allenamento. Ogni no li rende più forti, più determinati, più chiari su quello che vogliono. Epitteto diceva: non sono gli eventi in sé che ci turbano, ma i giudizi che diamo agli eventi. Il rifiuto è un fatto. Come ti fa sentire dipende da come lo interpreti. Puoi interpretarlo come non valgo niente, oppure come non era il momento giusto. Puoi pensare sono uno sfigato, oppure sto imparando. Puoi credere non ci riuscirò mai, oppure sto costruendo la mia strada. La scelta è tua, sempre. E quando finalmente riuscirai in quello per cui hai lottato, guarderai indietro a tutti quei rifiuti e dirai: grazie, senza di voi non sarei mai diventato così forte. Questo è il terzo segreto. Le persone davvero sicure non temono il rifiuto, lo usano come carburante. La vera forza non ha bisogno di dimostrare niente. Ora ti parlo di una cosa che confonde tutti: la differenza tra essere forti e sembrare forti, tra avere potere e fare il gradasso, tra comandare e comandare davvero. Il mondo è pieno di gente che gonfia il petto, alza la voce, fa il duro, ma se li osservi bene scopri che è tutto fumo negli occhi. Il vero potere è silenzioso, calmo, sicuro di sé senza bisogno di convincere nessuno. Ti faccio un esempio che tutti conoscono: il bullo del liceo, quello che sfotteva tutti, che faceva il figo, che sembrava il padrone della scuola. Dove sono finiti i bulli della tua classe? Ti do una statistica: la maggior parte lavora per quelli che terrorizzava. Perché? Perché la loro forza era finta, era una maschera per nascondere l'insicurezza. Appena sono usciti dal loro piccolo regno, si sono sgonfiati come palloncini. Marco Aurelio comandava legioni, governava metà del mondo conosciuto, aveva il potere di vita e di morte su milioni di persone,
ma nei suoi scritti non trovi mai vanterie, mai minacce, mai arroganza. Trovi umiltà. Ricordati che sei mortale, si ripeteva. Ricordati che anche tu puoi sbagliare. Ecco la differenza. Chi ha davvero potere non ha bisogno di mostrarlo. Chi fa il gradasso di solito non ne ha. Pensa al capo migliore che hai mai avuto. Scommetto che non era quello che urlava di più. Era quello che ascoltava, che riconosceva i meriti altrui, che ammetteva i propri errori. Quello che ti faceva venire voglia di dare il meglio non per paura ma per rispetto. La vera forza si riconosce da questi segnali. Non ha bisogno di vincere sempre. Sa che a volte perdere è più intelligente che vincere. Sa che a volte fare un passo indietro ti fa fare 3 passi avanti. Non schiaccia i più deboli, li protegge, perché sa che il valore di una persona non si misura dalla sua capacità di sottomettere altri, ma dalla sua capacità di sollevare altri. Non si giustifica in continuazione, fa quello che deve fare e lascia che i risultati parlino per lui. Non perde tempo a spiegare le sue scelte a chi non le capirebbe comunque. Ammette quando sbaglia, non per debolezza ma per forza, perché sa che riconoscere un errore è il primo passo per correggerlo. Seneca era uno degli uomini più ricchi di Roma, consigliere dell'imperatore, rispettato da tutti, ma passava il tempo libero a studiare filosofia, a scrivere lettere piene di saggezza, a riflettere sui suoi errori. Ogni giorno e ogni ora devono essere strappati all'ozio, scriveva. Ma oggi chi ha un po' di successo lo sbandiera sui social. Chi guadagna bene compra cose costose per farsi vedere. Chi ha un po' di potere lo usa per umiliare gli altri. Tutto il contrario della vera forza. La vera forza è quella del medico che lavora 12 ore al giorno per salvare vite e non lo dice a nessuno. È quella dell'insegnante che usa i suoi soldi per comprare materiale per la classe. È quella del genitore che rinuncia ai suoi sogni per permettere ai figli di realizzare i loro. Non fa rumore, non chiede riconoscimenti, non pretende applausi. Fa quello che deve fare perché è giusto, non perché conviene. E quando incontri una persona così, la riconosci subito. Non dalla marca dei vestiti, non dalla macchina che guida, non dai titoli che ha. La riconosci dal modo in cui ti tratta, dal rispetto che ti dimostra, dalla pace che ti trasmette. Ho conosciuto un imprenditore che aveva 200 dipendenti, non aveva mai alzato la voce con nessuno in 20 anni. I suoi collaboratori sarebbero andati nel fuoco per lui. Ho conosciuto anche un capo che comandava 10 persone urlando tutto il giorno. Il fatturato diminuiva ogni anno. Chi aveva più potere secondo te? La vera forza è magnetica, non coercitiva, attrae, non spinge, ispira, non obbliga, e una volta che la sviluppi scopri una cosa incredibile: non hai più bisogno di dimostrare niente a nessuno, perché sai chi sei. Questo è il quarto segreto. Le persone davvero sicure non fanno i bulli, fanno i leader. L'arte di camminare al buio con la testa alta. Eccoci al capitolo più difficile. Quello che fa la differenza tra chi ce la fa e chi si arrende. Come comportarsi quando non sai dove stai andando, quando tutto è incerto, quando i piani vanno male, quando l'unica certezza è che non hai certezze. La maggior parte delle persone in queste situazioni va nel pallone, cercano guru, oroscopi, coach motivazionali, vogliono che qualcuno gli dica cosa fare, come farlo, quando farlo, vogliono il manuale di istruzioni della vita. Ma indovina un po', non esiste. La vita è improvvisazione pura. È jazz, non musica classica. Non hai lo spartito, devi inventarti la melodia mentre suoni. E le persone davvero sicure hanno imparato a suonare anche senza note. Marco Aurelio si è trovato a governare un impero in crisi. Guerre, pestilenze, carestie, tradimenti. Non aveva un piano A, B o C. Aveva solo i suoi principi e la sua forza interiore. Quello che ci disturba non sono gli eventi, ma la nostra opinione degli eventi, scriveva mentre il mondo crollava intorno a lui. Ti faccio un esempio pratico. Hai perso il lavoro. Primo istinto? Panico. Come pago l'affitto? Cosa dirò ai miei genitori? E se non trovo niente? La mente va in loop, lo stomaco si chiude, dormi male per settimane. Ma se cambiassi prospettiva,
Se vedessi questo momento non come una fine ma come un reset, come l'universo che ti sta dicendo «Ehi, forse è ora di cambiare strada». Non sto dicendo che è facile, sto dicendo che è possibile e che le persone davvero sicure lo fanno sempre. Seneca aveva perso tutto più volte nella vita, esiliato, rovinato economicamente, caduto in disgrazia, ma ogni volta si rialzava più forte di prima. Ogni volta che la fortuna mi ha colpito, scriveva, ho scoperto che ero più forte di quanto pensassi. Il trucco non è avere fede che tutto andrà bene. Il trucco è avere fede che tu saprai gestire qualsiasi cosa succeda. Grande differenza. Non puoi controllare le onde, ma puoi imparare a surfare. Non puoi prevedere le tempeste, ma puoi costruire un rifugio solido dentro di te. Non puoi sapere cosa ti aspetta dietro l'angolo, ma puoi prepararti ad affrontarlo con dignità. Ma come si fa praticamente? Come si cammina al buio senza inciampare? Prima regola. Smetti di cercare certezze esterne. Il lavoro sicuro non esiste più. L'amore eterno a volte finisce. La salute perfetta è un'illusione. Se basi la tua sicurezza su cose che possono sparire da un momento all'altro, non sei sicuro. Sei solo fortunato. La vera sicurezza viene da dentro, dalla consapevolezza che qualsiasi cosa succeda, tu hai le risorse per affrontarla. Non perché sei Superman, ma perché sei sopravvissuto a tutto quello che hai passato finora. Seconda regola. Fai pace con l'incertezza. Non è il tuo nemico, è il tuo allenatore. Ti costringe a restare sveglio, ad adattarti, a crescere. Le persone che vivono sempre nella comfort zone diventano molli. Chi affronta l'incertezza diventa flessibile come un bambù. Terza regola. Investi su quello che nessuno può toglierti. Le tue competenze, la tua creatività, la tua capacità di imparare, i tuoi rapporti umani veri, la tua integrità. Quella è la tua vera ricchezza. Epitteto diceva: la ricchezza non consiste nell'avere grandi proprietà, ma nell'avere pochi bisogni. Quando dipendi da poco, hai paura di poco. Quando ti bastano le cose essenziali, sei libero. Ti racconto una storia. Conosco una ragazza che a 35 anni aveva tutto: marito, casa, lavoro stabile, 2 figli. Un giorno il marito la lascia, perde il lavoro, deve vendere la casa. In 6 mesi passa dall'avere tutto al non avere niente. Primo anno, depressione totale. Secondo anno, incazzatura nera. Terzo anno, rinascita. Adesso, 5 anni dopo, mi dice: è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata. Ho scoperto chi sono davvero quando tutto il resto è sparito. L'incertezza le aveva tolto la vita che pensava di volere e le aveva dato la vita che le serviva davvero. Non sto dicendo che devi sperare nelle disgrazie. Sto dicendo che quando arrivano, e arrivano sempre, puoi scegliere se vedere il problema o l'opportunità. L'incertezza non è il buio, è l'alba che non hai ancora imparato a riconoscere. Marco Aurelio scriveva: oggi sono sfuggito dall'ansia, o no, ho scartato l'ansia, perché era dentro di me, nelle mie percezioni, non fuori. L'ansia per il futuro è una prigione che ti costruisci da solo e di cui hai sempre le chiavi. Quando non sai dove stai andando, concentrati su dove sei. Quando non sai cosa fare domani, fai bene quello che puoi fare oggi. Quando non sai se ce la farai, ricordati di tutte le volte che hai pensato di non farcela e invece ce l'hai fatta. Questo è il quinto segreto. Le persone davvero sicure non hanno paura dell'incertezza, la cavalcano come un'onda. Come diventare la persona che tutti rispettano? Siamo arrivati al punto finale, quello che tiene insieme tutti gli altri. Come si fa a diventare quella persona che entra in una stanza e tutti lo sentono? Quella che non ha bisogno di dimostrare niente perché è evidente che ha qualcosa di speciale? Non è magia, non è un dono di natura. È il risultato di tutto quello di cui abbiamo parlato finora, messo insieme e praticato ogni giorno, fino a diventare automatico. Prima cosa, coerenza. Le persone davvero sicure sono uguali a se stesse sempre. Non cambiano personalità a seconda di chi hanno davanti. Non fanno i simpatici con il capo e gli stronzi con il cameriere. Non predicano bene e razzolano male. Seneca scriveva: ogni giorno, ogni ora dovrebbe spogliarci di qualche errore.
La coerenza non è perfezione, è onestà, è ammettere i tuoi difetti e lavorarci sopra, è dire ho sbagliato quando hai sbagliato e non lo so quando non sai. Seconda cosa, coraggio di stare soli. Le persone davvero sicure non hanno paura della solitudine, non si attaccano ai gruppi per esistere, non seguono le mode per essere accettati. Stanno bene anche da soli perché hanno imparato a essere buona compagnia per se stessi. Terza cosa, rispetto per gli altri. Non quello finto, quello vero. Quello che riconosce che ogni persona ha una storia, delle ferite, dei sogni, che non giudica dalla prima impressione, che dà una possibilità anche a chi non se la merita. Marco Aurelio diceva: siamo nati per collaborare. La vera sicurezza non è competizione, è collaborazione. Non è distruggere gli altri per emergere, è aiutare tutti a tirare fuori il meglio. Quarta cosa, disciplina quotidiana. Le persone davvero sicure hanno delle routine, si alzano presto, fanno esercizio, leggono, riflettono, non perché sono perfetti, ma perché sanno che la sicurezza si costruisce mattone dopo mattone, giorno dopo giorno. Quinta cosa, obiettivi chiari, sanno dove stanno andando, non per forza nel dettaglio, ma hanno una direzione, hanno valori non negoziabili, hanno sogni che li fanno alzare la mattina con energia. Sesta cosa, umiltà vera, sanno che non sanno tutto, sanno che possono sempre migliorare, sanno che hanno bisogno degli altri. L'umiltà non è sminuirsi, è riconoscere la realtà delle cose, ma tutto questo non basta se manca il collante, l'amore per se stessi, non l'ego, non la vanità, non l'arroganza, l'amore vero, quello che ti fa perdonare i tuoi errori senza giustificarli, quello che ti fa curare il tuo corpo e la tua mente come si cura un giardino. Epitteto insegnava: non puoi insegnare a un uomo qualcosa, puoi solo aiutarlo a trovarla dentro di sé. La vera sicurezza non te la può dare nessuno, te la devi costruire tu dalle fondamenta. E quando ce l'hai, succede una cosa bellissima. Smetti di avere bisogno dell'approvazione degli altri, perché hai l'approvazione della persona più importante, te stesso. Smetti di temere il giudizio degli altri, perché hai già fatto pace con i tuoi difetti. Diventi una roccia in mezzo al mare. Le onde possono essere anche enormi, ma tu resti lì, calmo, solido, immobile. E intorno a te si crea una zona di tranquillità che attira tutti quelli che hanno bisogno di pace. Non è che non ti tocca niente, è che sei diventato più forte di tutto quello che ti può toccare. Questa è la vera sicurezza, non l'assenza di paura, ma il coraggio di agire nonostante la paura, non l'assenza di problemi, ma la capacità di risolverli, non l'assenza di dolore, ma la saggezza di trasformarlo in forza. Marco Aurelio, prima di morire, ha scritto: ricorda che molto presto tu e tutti quelli che conosci sarete morti, e poco dopo anche i vostri nomi saranno dimenticati. Non per deprimere, ma per liberare, per ricordare che l'unica cosa che conta davvero è come vivi, non cosa gli altri pensano di come vivi. Le persone davvero sicure hanno capito questo. Hanno capito che la vita è breve, che il tempo è prezioso, che vale la pena essere autentici anche se costa fatica. Hanno scelto di essere se stessi in un mondo che prova continuamente a farli diventare qualcun altro. E quando fai questa scelta, quando decidi di smettere di recitare e iniziare a vivere, succede la magia. Diventi magnetico. Non perché cerchi attenzione, ma perché irradi autenticità. Non perché fai rumore, ma perché porti pace. Questo è il sesto e ultimo segreto. Le persone davvero sicure non cercano di impressionare nessuno. Sono già impressionanti per il semplice fatto di essere se stesse. Ma attenzione, questo percorso non è una passeggiata. Richiede tempo, fatica, cadute. Richiede di guardarsi allo specchio e non sempre amare quello che vedi. Richiede di ammettere i tuoi errori, di cambiare le tue abitudini, di uscire dalla tua comfort zone. Ma ne vale la pena, perché quando arrivi dall'altra parte, quando costruisci questa sicurezza vera, non sei più la stessa persona. Sei migliore, sei più forte, sei più libero e il mondo intorno a te cambia, non perché tu lo controlli, ma perché lo influenzi. Con la tua presenza, con la tua calma, con la tua autenticità, diventi il tipo di persona che gli altri vorrebbero essere. Seneca scriveva:
Quando l'allievo è pronto, il maestro appare. Tu puoi essere quel maestro per qualcun altro. Puoi essere l'esempio che qualcuno sta aspettando. Puoi essere la prova vivente che si può essere forti senza essere cattivi, sicuri senza essere arroganti, di successo senza essere falsi. Ma tutto inizia da una decisione: smettere di fingere e iniziare a essere, smettere di accontentare e iniziare a scegliere, smettere di subire e iniziare a creare. La strada è lunga, ma ogni passo ti porta più vicino alla versione migliore di te stesso. E quando ci arrivi, ti guardi indietro e capisci che ogni fatica, ogni dolore, ogni momento di solitudine è servito a qualcosa. È servito a farti diventare la persona che sei sempre stato destinato a essere. Qualcuno di speciale, di autentico, di forte. Qualcuno che non ha bisogno di dimostrare niente perché è evidente che vale. Questo è il vero segreto delle persone davvero sicure di sé. Hanno smesso di cercare se stessi negli altri e hanno iniziato a cercare gli altri in se stessi. Hanno capito che la sicurezza non è una destinazione, è un modo di viaggiare. E ora tocca a te. Inizia oggi, inizia adesso, inizia dal silenzio, dalla tua missione, dalla tua resilienza. Costruisci giorno dopo giorno la persona che vuoi diventare, perché il mondo ha bisogno di più persone così, di più persone vere, di più persone coraggiose, di più persone sicure del giusto valore che hanno. Il mondo ha bisogno di te, della versione migliore di te. Ora vai e dimostralo, non agli altri, a te stesso. Se hai trovato valore in queste parole, potrebbe piacerti uno di questi 2 video.